Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi vi parlerò di Nessuno ti salverà. Questa interessante opera di fantascienza arriva direttamente su Disney Plus e forse avrebbe meritato anche l'uscita al cinema, perché il film scritto e diretto da Brian Duffield ha vari pregi. Riesce a coniugare un cinema di fantascienza molto classico con un'opera molto più profonda e psicologica. La storia infatti è abbastanza basica. La protagonista, interpretata da Kaitlyn Dever, vive da sola in una di quelle belle case di campagna isolate, dove se ti succede qualcosa di notte nessuno ti sente. Non molto lontano c'è un paesino, dove tutti però sembrano avere del rancore verso la ragazza. Quando lei passa gli altri la guardano sempre male. Una notte si sveglia per dei rumori e sembra che ci sia qualcuno in casa sua. E non è una persona, sembra essere un alieno. Da questo punto il film sarà sempre più carico di tensione e avrà davvero poche pause. Dopo la trama uno direbbe: ma il film parla di una ragazza che non vuole essere rapita dagli alieni, ma in verità c'è molto altro. Cosa importantissima, nel film sono assenti dialoghi, ci sono sì e no 2 o 3 battute e già questa l'ho trovata una scelta coraggiosa e interessante, anche perché ci ricorda semplicemente che il cinema sono immagini che raccontano una storia prima di tutto, e questa opera funziona perfettamente in questo modo, perché sono vari i momenti dove la protagonista non deve fare rumore per non farsi trovare dagli alieni. Lei deve combattere gli invasori nel silenzio, e con l'assenza di dialoghi si vive ancora di più la situazione della protagonista, diciamo il suo isolamento. È come se lei vivesse in una bolla. Parlando del lato fantascientifico, come accennato, è abbastanza classico, basti vedere anche il design degli alieni. Poi ci sono vari omaggi a incontri ravvicinati del terzo tipo, l'invasione degli ultracorpi e anche qualcosa di science, ed anche al più recente A Quiet Place. Alcuni momenti sono davvero orrorifici, però non è un film con secchiate di sangue. Sì, a caso. E ovviamente il film ha anche qualcosa del cinema home invasion, soltanto che al posto dei malviventi ci sono gli extraterrestri. Se da una parte, come detto, il film è un'opera fantascientifica, dall'altra parte c'è un'opera più psicologica e molto più profonda. E qui si parla soprattutto del senso di colpa, l'elaborazione di qualcosa di brutto che è successo nel passato della protagonista e dell'opinione degli altri, che anche soltanto con uno sguardo sottolinea cosa pensano di lei, e lo sguardo della protagonista non vuole mai incrociarsi con quello degli altri. E poi il dover vivere con questo fardello. E forse c'è anche il modo per come superare questo senso di colpa. E il film, quando sembra che stia per finire, nel terzo atto ci mostra ancora altro, per arrivare a un finale secondo me molto ironico e giusto. Ma forse è giusto solo per la protagonista questo finale. La performance di Kaitlyn Dever è ottima, da sola sorregge tutta la pellicola. Il film ha ritmo, atmosfera validissima in alcuni punti e momenti con molta tensione, e altri con l'azione. La cosa che ho molto apprezzato tra la regia, la fotografia e il montaggio è che il racconto è molto chiaro, ovvero la telecamera non si muove in modo forsennato e il montaggio non vuole correre troppo. Tutto questo secondo me ha un buon equilibrio, e in alcuni momenti di tensione, soprattutto nella prima parte, si deve molto a Quiet Place. Ecco, forse in alcuni momenti la regia è abbastanza semplice, non ha voluto osare troppo ma seguire certi canoni del genere, ma questa cosa secondo me funziona in questa pellicola. Duffield prima di tutto è un buon sceneggiatore, ha scritto Love and Monsters, Underwater, The Babysitter e altri. Il film nei suoi 93 minuti rallenta soltanto un attimo prima del terzo atto, forse prende un po' di respiro per la micidiale conclusione, ma raramente in questa pellicola la protagonista si ferma. Sì, ovviamente il voler coniugare il cinema di fantascienza con sottotrame più profonde, psicologiche, o il voler mettere il protagonista dell'opera che ha dei problemi interiori in una situazione molto più grande di lui, quasi da fine del mondo, è stato già fatto in passato, lo so, ma in questo film c'è freschezza, sia per la storia raccontata e per come è raccontata, e secondo me in questo 2023 serviva un film così. E dispiace che un'opera così ben fatta non sia sul grande schermo. Al cinema certe scene avrebbero reso parecchio. Per me il voto è 8,5. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, seguite Wikos su tutti i social, se avete visto il film fatemelo sapere nei commenti, e io vi ricordo che su Wikos potete trovare altri contenuti riguardo libri, videogame, giochi da tavolo, serie tv, manga e altro ancora. Io sono John Mira e ci vediamo al prossimo film. Ciao ragazzi!